Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano e ovviamente ciao a Marco Ludovico. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora Marco, stasera andiamo a proseguire un po' quello che è stato l'argomento che abbiamo iniziato la volta precedente, sotto magari altri aspetti, altri profili, ma visto che insomma siamo in un momento particolarmente caotico, direi che questo aspetto magari ci può interessare tutti quanti un po' più da vicino. E quindi comprendere meglio cos'è effettivamente il caos e cos'è l'ordine, perché spesso vengono considerati in termini non corretti e spesso si dice che l'ordine è qualcosa di positivo e il caos invece è negativo. In realtà non è sempre così. E stasera magari andremo a capire perché. E partiamo un attimo dal principio, cioè quando l'ordine non ottiene l'effetto voluto, l'unica soluzione è il caos. E in ogni caos però vi è un nuovo ordine pronto ad emergere e insomma in questo momento si sente tanto utilizzare questa parola nuovo ordine, ma andiamo a capire un po' meglio tutto quanto. Il caos è lo stato primordiale dal quale tutto nasce e attraverso il cosmos tutto viene ordinato, ponendoci quindi a fronte della comprensione. Il caos non è solamente confusione come nell'accezione comune può essere, o squilibrio, miscuglio disordinato di elementi. In realtà è principalmente una percezione di ignoranza che in fondo contiene tutta la conoscenza, ma questa conoscenza ha mescolato tutti gli elementi, un po' come tutte le parole di una frase che invece di essere messe in maniera ordinata per avere una frase di senso compiuto, le parole vengono tutte mescolate. Ecco un po', diciamo che il concetto di caos è questo. E quindi il caos è tutto ciò che è sconosciuto nel significato di fuori controllo, mentre il cosmo invece è tutto ciò che noi conosciamo a livello individuale. E infatti ricordiamo sempre che caos e cosmo e ordine, quando utilizziamo la parola cosmo ovviamente si intende ordine, sono sempre due concetti individuali. Infatti c'è qualcuno che dice: "Io nel mio caos mi capisco", quindi ovviamente, capiamo come cioè è il suo ordine, quel caos lì è l'ordine che caratterizza quella persona. È una frase molto gettonata dai mariti con le mogli. Dice: Eh "Io nel sì. mio disordine mi trovo", di solito viene usata molto spesso. Infatti non toccare niente perché nel tuo ordine, per me il tuo Tutto qua. ordine per me diviene confusione. Quindi, ecco perché questo è già un aspetto di quello che dicevamo prima, che caos non è sempre un'accezione negativa e ordine non è sempre un'accezione positiva, perché dipende dal contesto e dalla e dalla persona stessa. Il caos però cosa fa? Il caos applica un potere su di noi mentre noi lo abbiamo sul cosmo. E anche questo secondo me è un aspetto su cui possiamo riflettere in maniera molto approfondita. Cos'è il caos? Il caos è il magma primordiale, è ciò che arde, è ciò che disgrega, è ciò che distrugge ciò che conosciamo come lo conosciamo ovviamente. E da questo stato nasce poi un nuovo ordine, cioè cos'è un ordine? Un'aggregazione,
una coerenza che diviene cosmo nel raffreddarsi, generando una forma che può essere ridotta poi in porzioni e conseguentemente ordinata. Beh, entrando nel caos però ognuno di noi può ritrovare il proprio ordine, quello che dicevamo proprio poco fa nell'accezione marito-moglie che hai portato tu, Marco. Ed è una condizione raggiungibile attraverso però quella che è la comprensione del momento. Quando noi rifiutiamo il caos, la situazione si cristallizza senza poi un'alternativa di soluzione. Sembra un controsenso, vero? Ma in realtà è così, cioè la cristallizzazione delle situazioni in realtà è ciò che poi ci fa entrare in loop. Ecco perché accettare i momenti di caos è un aspetto positivo, utile e soprattutto funzionale anche alla nostra evoluzione. L'alchimia ci indica questo ciclo continuo di caos e cosmo attraverso le due fasi solve e coagula. Ma prima ancora di essere un magma primordiale, il caos è anche il vuoto, cioè la mancanza di tutto, ed è così che diviene anche simbolo di perdita di ogni punto di riferimento. Infatti nel caos noi perdiamo le nostre basi, perdiamo i nostri punti di riferimento. Il caos è l'abisso primordiale, la nebbia, il cosiddetto tohu biblico ed è anche l'increato. Marco, prima di procedere io vorrei lasciare la parola a te. Allora, intanto volevo specificare ai malpensanti che Serena ha detto il tohu della Bibbia, non il toy boy moderno, cioè quindi cercate di capire bene. Sai, Allora, hai fatto bene perché poi magari quando escono i viene sottotitoli si sa equivocato. mai che magari Esatto, esatto, viene molto equivocato. No, ma allora in realtà, vorrei provare a mettere una serie di paradossi, un po' come hai fatto tu all'inizio, di quanto il caos possa avere un'accezione positiva e l'ordine un'accezione negativa, invertendo un po' quella che è la percezione che noi abbiamo. Intanto una piccola premessa anche su come li interpretiamo. Sono decenni che molte persone si lamentano del cosiddetto nuovo ordine mondiale, una cosa bruttissima, no, però contestano l'ordine attuale. Quindi, cioè, se io fossi molto scontento di come vanno le cose, di chi comanda, mi augurerei che ci fosse un nuovo ordine mondiale, se non mi piace quello attuale. E qui una piccola contraddizione, piccolo accenno, una piccola premessa di quanto forse usiamo male o interpretiamo male i termini. È come dire che uno gli fa schifo casa sua, ma detesta chiunque gli proponga una nuova casa, cioè è più o meno il senso è lo stesso. Ciò detto, proviamo a pensare durante l'anno, durante la nostra vita, quanto arrivati a un certo punto ci possa pesare la routine quotidiana, settimanale, mensile del mi sveglio, mi lavo, vado a lavoro, faccio le mie ore di lavoro, torno a casa, cucino, faccio dura, vado a letto, il giorno dopo da capo. È ordinatissimo. Tante volte avviene proprio anche tutto alla stessa ora, tipo rito. E però dopo un po' inizia a pesare questa cosa, o prima o dopo, c'è chi resiste di più, chi resiste di meno, e allora si sognano le vacanze dove si dice posso fare quello che voglio, cioè caos assoluto. Cioè, è il caos per eccellenza, è il non sapere, la casualità per eccellenza, faccio quello che voglio in quel momento e voglio della tranquillità. È peccato che dopo un po', almeno non so se anche a voi succede, ma una settimana di tranquillità bella,
2 settimane di tranquillità belle, 3 settimane, inizi ad aver voglia di fare qualcosina di diverso. E anche lì inizi ad entrare in una cioè si crea un nuovo ordine. Cioè, mi alzo, mi lavo, vado in spiaggia, prendo sole, torno a casa a mezzogiorno, mi lavo, mangio, pennica di 2 ore, rivado in spiaggia, mangio, esco la sera, passeggiata, gelato, torno a casa, letto e il giorno dopo si ricomincia. E quindi è una nostra attitudine l'aver bisogno di entrambe le cose. Impazziremmo con solo dell'ordine, ma impazziremmo anche solo col caos, perché comunque abbiamo bisogno di punti di riferimento. Ma c'è anche da dire che qualsiasi tipo di evoluzione, qualsiasi tipo di scoperta, qualsiasi tipo di progresso ha avuto bisogno del caos, cioè di qualcosa che non era previsto. Perché se fosse stato già previsto non avrebbe mutato niente rispetto al giorno prima nel quale era ancora già previsto, a quello prima ancora. E quindi questo caos alla fine, tutto sommato, non è così deleterio se, mettiamo, se vogliamo dargli un ordine quantitativo, potremmo usare quello che usano i medici, il famoso QB o i cuochi, i QB, quanto basta? Cioè, quante ne devo prendere di queste, quante tre bastano? Questo è, penso, la vera sintesi di questi due temi, perché spesso invece si punta a una sola di queste due direzioni, ma non siamo in grado, non siamo assolutamente in grado di, o meglio, c'è qualcuno che magari si può trovare bene, ma è un'eccezione. Cioè la specie umana di per sé è fatta di avvenimenti casuali, di cose casuali. Viviamo noi stessi in questo equilibrio, vediamo un cosmo che da millenni segue più o meno stesse traiettorie, stesse, e però ogni tanto poi qualche stella salta in aria. Cioè, qualcosa succede, qualche meteorite passa, quindi perfino una macchina perfetta che sembra un orologio come l'universo ha bisogno di ogni tanto di qualche svago, di qualche meteorite, di qualche, di qualche bella tempesta. C'è il bisogno, non esisterebbe l'uno senza l'altro. Sì, sono sempre le due facce della stessa medaglia. Quindi a me, Marco, piace spesso fare l'esempio del cambio della cucina in casa, perché è un esempio che magari tutti possono comprendere. Se io voglio cambiare la cucina, beh, è ovvio che ho bisogno di un periodo di caos, perché devo tirar fuori tutta la roba che ho dentro, devo spostare i mobili, devo ovviamente poi fare magari se ci sono degli adattamenti per la nuova cucina, devo metterci la cucina nuova, e devo rimettere tutte le cose dentro le varie scanzie, i vari reparti. Quindi, insomma, come vedete, l'ordine e il caos fanno parte ovviamente della quotidianità, è una ciclicità. Tra l'altro il caos è ciò che ci permette di evolvere, perché ciò che è sempre fermo, stabile, non permette l'evoluzione. E quindi anche questo è un qualcosa che noi dobbiamo smettere di vedere sempre e solo come qualcosa di negativo. L'importante è che ne comprendiamo gli aspetti principali per noi, cioè qual è il messaggio che questo caos mi sta dando per creare un nuovo ordine, cioè perché mi si è manifestato e soprattutto qual è il mio obiettivo, perché se ho un obiettivo di cambiamento, di miglioramento, di essere più soddisfatta, il caos arriva, perché se io voglio veramente qualcosa di diverso, il caos è inevitabile, come dicevi tu poco fa. A me adesso viene in mente una domanda molto particolare, cioè cos'è un essere umano, cos'è un animale, cos'è una pianta, cos'è un minerale? Beh, dobbiamo pensare che sono un'anomalia della legge fondante dell'universo. E qual è questa legge fondante? L'entropia, cioè il caos.
Quindi l'universo è in stato di caos. Quindi la cosmicizzazione, l'ordine in realtà è l'anomalia, o meglio, diciamo, l'eccezione che conferma la regola dell'universo. Perché dico che siamo, che siamo il contrario di quello che è la legge fondante dell'universo? Beh, noi siamo una coerenza, siamo una struttura funzionale e come tale siamo anomalie, perché appunto l'universo è caos. Noi ovviamente, come dicevo poco fa, un animale, una pianta, un minerale, tutto ciò che è strutturato in realtà e quindi ha un ordine, è in realtà l'anomalia, cioè la famosa eccezione. Questo è anche il motivo per cui noi siamo destinati ad una nuova poi distruzione per divenire poi un nuovo cosmo, cioè un nuovo ordine. Cioè, è anche qua, se vogliamo vedere, è quel famoso processo alchemico che ho accennato prima, che è il solve coagula, cioè ogni aspetto della nostra vita deve procedere per solve coagula, per edificazione, distruzione, per caos, cosmo. Quindi sono sempre ciclici. E quindi nel momento in cui noi riusciamo ad accettare il caos, in realtà abbiamo compreso qual è, cioè, qual è lo scopo della nostra vita. Però l'importante è accettare sia l'uno che l'altro. Quando c'è bisogno di stabilità, mi godo la stabilità. Quando c'è bisogno di movimento, mi godo il movimento. Quando noi siamo immersi nel caos, beh, la sensazione è quella di aver subito una regressione del livello evolutivo che avevamo raggiunto e quindi cadiamo poi nell'inganno di essere fuorviati dal percorso intrapreso. Perché? Perché siamo incapaci di discernere tra vero e falso, siamo incapaci di discernere tra utile e inutile. Siamo impossibilitati a comprendere la differenza tra importante e vano e quindi le informazioni si mescolano e ci conducono a cosiddetta perdizione. Entriamo proprio nella fase di caos. La perdizione è tra l'altro simboleggiata dall'abisso di cui parlavamo all'inizio, che è una profondità percepita senza fine. È come un nulla di tenebroso. Cosa accade nell'abisso? Cioè in quello che per noi è anche caos. Nell'abisso ci si smarrisce, nell'abisso si viene ridotti all'increato. Noi cadiamo nell'abisso quando siamo carichi di impurità che ci inducono a errare nel senso di sbagliare, ma errare anche come vagare senza meta. Senza meta perché? Perché non la conosciamo, non capiamo più dove siamo, abbiamo perso, per così dire, la bussola. E quindi a quel punto noi veniamo attratti dalle tenebre che risuonano con quello stato nostro di confusione. Le anime pure sono quelle che vengono attratte dalla luce e quindi cosa succede? Si elevano senza inciampare. L'abisso invece terrorizza perché? Perché guarda caso da cosa è abitato? È abitato dai demoni, è abitato dai mostri, è abitato dal famosissimo Leviatano, che è questo serpente enorme, nemico dell'umanità e nemico del divino. E quindi è quello che crea caos e che sputando fuoco brucia l'essere e quindi appunto intanto questo aspetto di aumento di calore e quindi di entropia che genera il caos.
E allora io qua vorrei fare un piccolo appunto e poi lascio ovviamente a te Marco. Questo Leviatano non vi ricorda un po' la serpe che avvolge Midgard, che è figlia di Loki di cui abbiamo parlato la volta precedente? Punto di domanda, perché chi è Loki per chi non ha visto la puntata precedente? Loki è il dio dell'inganno, ma anche colui che genera caos. Marco, a te. Allora, non so se hai visto perché nel frattempo ho mandato uno dei nostri famosi ogni riferimento a cose personali. Ma allora, avevo salvato una domanda che penso fosse rivolta a te sul ragionamento che facevi dunque, da questo caos dominante che cosmo può uscire fuori? Penso fosse riferito al primo intervento. Sì, quando allora, almeno insomma credo, casomai insomma Laura ci dirà se abbiamo inteso male quello che vuole dire. E intanto ovviamente sempre Laura aveva riportato la famosa frase caos ab ordo, ordo ab cao, quindi ecco, e questo a indicare proprio come c'è la ciclicità delle cose. Prima ho appena nominato la serpe che avvolge Midgard, che avvolge la terra nella mitologia norrena e che guarda caso viene anche chiamata Uroboro. Quindi cos'è l'Uroboro? L'Uroboro è anche questo simbolo di ciclicità, quindi continuamente edificazione e distruzione, cioè che è un ciclo continuo. È ovvio che deve essere sempre contestualizzata alla situazione. Beh, che cosmo può uscire da questo caos dominante? Allora, è vero che tutti aspiriamo come concetto generico, perché pensiamo che sia quello il bene supremo, che ci deve essere un ordine totale, completo, a livello globale, per globale intendo planetario. In realtà, da un caos che può essere generalizzato, ognuno deve costruire il proprio cosmo. Poi, una volta che ognuno ha costruito il proprio cosmo, allora ci sarà un ordine ehm, mondiale, ok? Planetario, globale. Non voglio più usare quella parola perché ci devia sempre poi la mente dal concetto. Quindi cosa significa? Significa che può esserci per certi versi, per qualcuno del caos e per me può essere ordine, un po' come dicevo prima, che è individuale. Io credo che sia impossibile che ci sia un ordine completo a livello planetario, perché questo, se andiamo a vedere anche a livello un po' più sottile, significherebbe che la Terra smette di girare, perché c'è totale, perché la Terra noi la dobbiamo vedere non come semplicemente un aggregato di minerali, ma la Terra stessa è un essere vivente, è un essere senziente, si chiama Gaia questa entità. Quindi nel momento in cui noi Come sapete adesso a breve potrà prendere anche il cognome della madre e del padre di tutti e due, quindi oltre a quale sarà allora il cognome del padre? No, il cognome del padre si suppone che già ce l'avesse, adesso può prendere anche Ah, quello della okay. madre, se si complica la situazione, perché già non conoscevamo quello del padre, mo figurati dobbiamo mettergli anche quello della madre. È un casino adesso. Vabbè, insomma, noi allora attendiamo risposte in merito se qualcuno ce le ha da dare. Comunque ecco, il discorso è che non ci può essere un ordine completo a livello planetario, ma ci deve essere sempre un equilibrio tra le 2 parti. Quindi se da una parte c'è caos, dall'altra c'è
ordine. Oppure ci sono tanti piccoli posti dove c'è l'ordine, tanti piccoli posti dove c'è il caos. Perché ricordiamoci sempre che noi viviamo in questo paradigma duale, non dobbiamo dimenticarci che noi siamo fatti e quindi ogni aspetto in cui siamo immersi è costituito da luce e ombra, è costituito da caos e cosmo. Quindi ognuno deve costituire il proprio cosmo, anche all'interno di un caos che viene oggi percepito a livello globale. Però in questa percezione globale c'è invece chi percepisce un ordine. Quindi ricordiamoci sempre che è individuale. Poi un conto è quello che ci dicono all'esterno, un conto è la vita che ognuno di noi vive. Noi rifugiamo spesso soprattutto dai cambiamenti. Sì, i cambiamenti sono molto difficili È quello che da crea il fare, da caos momentaneo, accettare. che scompiglia le carte momentaneamente, cioè ridistribuisce le carte in quel momento. E non a Esatto. caso, avendo un'accezione molto negativa, lo ripudiamo abbastanza fermamente, fino a quando proprio non ce l'abbiamo fin sopra per chi ce li ha i capelli, e a quel punto allora decidiamo che piuttosto che niente facciamo anche quella roba lì. Mi ero salvato poi, anche per 2 motivi, un commento della nostra Gabri. Il primo era per salutarla, per approfittare e salutarla, e il secondo era perché mi aveva dato uno spunto. Diceva: il problema è quando tu non decidi né il caos né l'ordine successivo. Perché mi aveva dato uno spunto? Perché in realtà, nella mia visione, che non è detto che sia né corretta né giusta, ci può essere un vizio di forma in questa interpretazione, ovvero quello del decidere. Perché dico questo? Non perché noi non siamo esseri senzienti e quindi non in grado di decidere della nostra vita, ma per una ragione diversa. In realtà noi difficilmente siamo a conoscenza prima che accada qualcosa di bello o di brutto. L'unica cosa, l'unico punto fermo, l'unica certezza che possiamo avere è che durante tutta la nostra vita ci accadranno un sacco di esperienze ed eventi positivi, ma anche negativi. Il problema qual è? Intanto il volersi concentrare su una metà di questi due. Tante persone che pensano di aver avuto solo sfortune, solo sciagure nella propria vita, ma di chiunque possiamo andare a vedere, poi alla fine non è così. Avrà quella vita qualcosa di buono, sempre. Può essere una variazione percentuale che magari non rispecchia perfettamente il 50%, ma c'è sempre. Quindi basta volerla vedere. Ma il problema grande che può creare questa cosa è il poter pensare di decidere in maniera preventiva un ordine o un caos. Questo nel 99% dei casi genererà malessere, genererà una frustrazione, genererà una delusione, perché magari io adesso decido, appunto, come si diceva prima, magari di cambiare qualcosa della mia vita, di effettuare un grosso cambiamento e quindi decido che da domani è caos, ma magari non era questo il momento, magari non ci riesco, magari cerco di cambiar lavoro per 1 anno e non lo trovo un altro lavoro, e questo genererà in me una grande frustrazione. Idem se dico adesso vabbè, per 6 mesi voglio star tranquillo, voglio che non succeda nulla di nuovo, nulla di particolare, non voglio più rogne. E purtroppo io non so cosa accadrà non a 6 mesi, già domani. La vera differenza che io ho sempre, cercato di applicare nella mia vita, non è tanto quella di decidere o di crearmi delle aspettative, cosa diversa dal fare dei progetti, che
penso sia cosa buona e giusta, o impostare una direzione, ma crearmi delle aspettative preventive. Cioè, io domani mattina esco dalla porta, so che potrebbe essere una giornata meravigliosa e potrebbero succedermi delle cose meravigliose, come l'esatto viceversa. Decido di prenderle comunque come vengono, perché tanto anche le cose negative mi potranno insegnare tanto quanto quelle positive, il che non vuol dire augurarsele ovviamente. Il punto è decidere come affrontarle, partendo dal presupposto che tanto io non posso decidere o evitare un qualcosa di brutto o di bello. Se deve succedere, accade. Cioè, per quanto io possa, a meno che poi non ci si convinca come negli ultimi anni che basta murarsi vivi dentro casa e che non succede niente, ma tralasciando questo aspetto, Io ricordo normalmente sempre quando avvengono i terremoti, la gente è appunto, dentro la casa, quindi non è vero eh, che non succede niente, può succedere anche dentro casa. appunto. E quindi non si può decidere, si può accettare nel bene o nel male quello che succede e decidere però quello sì come vivere quella cosa. Quindi io potrei prendere un'esperienza molto negativa, invece poi che piangermi addosso per tutto l'anno successivo o addirittura per tutta la vita per quella disgrazia che mi è successa, posso trarne una lezione. O mi può aprire a un vero caos, nel senso che, sfruttando l'esempio che facevamo adesso, cosa che tra l'altro è successa anche a me personalmente, io per tutta la vita ho fatto sempre lo stesso lavoro e giocoforza con quello che è successo negli ultimi 2 anni, io ho visto dalla sera alla mattina quel lavoro finire, ma non perché l'avessi deciso io. E tutto sommato tante volte avevo pensato di dire: "Bah, sono un po' stufo, vorrei cambiare, vorrei fare qualcos'altro", però la classica scusa: "Non ho tempo". E alla fine, le strade erano 2: o sfruttare il momento e dire: "Vabbè, tanto è successo, non ci posso fare niente, tanto vale perseguire quella strada che forse avevo lasciato lì per troppo tempo", oppure uno poteva piangersi e lacrimarsi addosso per anni e anni e anni e giustamente dice: "Dai, ma mica è colpa mia, io sono una persona sfortunata perché avevo una vita meravigliosa, poi purtroppissimo per colpa di tutto il resto del mondo, me l'hanno distrutta, ma, io non c'entro niente". Questa è la vera differenza che io colgo nel decidere, come diceva giustamente la Gabri, il caos o l'eventuale ordine successivo. Non tanto il fatto di poterlo predeterminare su quando avrò la vita in ordine o quando avrò la vita, un po' più caotica, mettiamola così. Quindi questo era lo spunto e la differenza che mi aveva dato. Sì, infatti il libero arbitrio non è fare ciò che si vuole in ogni momento. Il libero arbitrio è la capacità di scegliere cosa fare in una situazione che è, tra virgolette, "più grande di te". Cioè, anche qua si pensa che, libero arbitrio sia: io oggi mi alzo e faccio quel cavolo che voglio. No, hai la possibilità di scegliere, perché se tu pensavi che ci fosse il sole, invece piove, hai solo il libero arbitrio è, come dicevi tu Marco, mi piango addosso perché non c'è il sole, oppure cambio programma e mi diverto lo stesso. Ecco, tutto qua. E per quanto riguarda il discorso dei popoli, allora io vorrei anche fare una parentesi in questo. Noi siamo in una trasmissione che si chiama Il cittadino sovrano, non il popolo del mondo sovrano. Cosa significa questo? Significa che se vogliamo diventare un popolo mondiale sovrano, lo deve essere ogni cittadino. Se noi l'abbiamo chiamata così la rubrica, significa che noi ci focalizziamo sull'individuo, cioè quello che fa ognuno di noi nella sua quotidianità. Perché noi ci focalizziamo sempre, sono gli altri che comandano. Sì, c'è un presidente della Repubblica, c'è un dittatore, c'è un re, c'è un qualsiasi cosa. È vero, ma se il popolo accetta quello che
questa persona decide o quei pochi che sono al governo decidono, è inutile che diciamo i popoli non hanno voce in capitolo. I popoli accettano passivamente quello che gli viene detto dall'altro. Perché se il popolo si ribella, si può dire tutto quello che vuoi. Ma noi abbiamo visto anche negli ultimi 2 anni che il popolo non si ribella e aveva ragione Loki quando diceva voi bramate di essere governati. Avengers, il primo Avengers, ok? Beh, non è un caso se anche nelle dittature più spietate e sanguinarie il primo pensiero è rivolto alla propaganda, al convincimento della maggioranza delle persone che quello che succeda sia cosa buona e giusta. Pensiamo alla Germania nazista, quanto investiva sulla propaganda, ma non è che coi dissidenti ci andasse proprio leggero leggero, quindi non è che dici, beh, mi basta quello, tanto se uno dice che non è d'accordo, gli sparo un colpo, lo metto sottoterra e finisce lì. Perfino quei tipi di regime hanno avuto storicamente bisogno, necessità di investire sulla propaganda, che fosse paura o orgoglio, per far sì che la maggioranza della popolazione aderisse o quantomeno avallasse in tacito assenso quello che succedeva. Figuriamoci in una democrazia, a maggior ragione, Esatto, dove quindi comunque il c'è il popolo voto. inizia ad avere voce in capitolo quando tutti iniziano a ribellarsi a delle cose ingiuste. Ma se qualcuno per quieto vivere, cioè la maggior parte delle persone per quieto vivere accetta, forse è anche corretto, tra virgolette, che non abbiano una certa sovranità, perché non la vogliono, non vogliono essere cittadini sovrani, preferiscono bramare di essere governati perché non ho responsabilità, perché così è sempre colpa degli altri, eccetera, eccetera, che adesso insomma potremmo fare una lista infinita di di questo discorso. Quindi corretto da un certo punto di vista, Gabri, che tu dica i popoli non hanno voce in capitolo, ma non la vogliono neanche. Perché quando veramente un popolo vuole voce in capitolo, trova il modo per ribellarsi. È vero che anche le ribellioni sono dettate dall'alto? Sì, vero, però vuol dire che quel popolo la vuole. Sì, Altrimenti qui non non c'è lo stata farebbe. maniera. Parlo Qui di sì. rivoluzione che non significa per forza creare morti, eccetera. La rivoluzione può essere anche pacifica come quella gandhiana di cui più volte noi abbiamo, abbiamo detto. Marco, scusa, c'era un messaggio di Peaceful Brown che dice, Mhm. se magari vogliamo farla passare, ma l'esplosione delle falsità ha origine fabiana, letta in chiave machiavellica? Beh, allora anche qua noi pensiamo sempre al caos fatto dagli altri, ma il caos non ha origine fabiana, il caos ha origine dalle origini, anzi il cosmo, l'ordine è stato creato da- dal caos. Il caos appartiene a chiunque, appartiene alla natura, appartiene al fatto di esistere. E non c'entra il discorso fabiano o machiavellico o qualsiasi altra cosa vogliamo inserire. Il caos fa parte di noi. E quindi, come c'è nel piccolo, c'è anche nel grande. Ricordiamoci sempre la famosa frase ermetica, come in alto così in basso, come dentro così fuori. Quindi il caos, anche sempre Peaceful Brown dice, perché il caos non viene mai creato per sbaglio, no? Ma tu nella tua vita quotidiana, come lo crei il tuo caos? A volte non te ne rendi conto. A volte lo fai volutamente per fare un dispetto. E io dico, la falsità appartiene all'essere umano. Sfido chiunque a non aver mai raccontato una bugia. Ma io le racconto a Io fin di bene. assolutamente non ho mai raccontato in vita mia una bugia. Certo, ma io le racconto a fin di bene. Però stai raccontando una bugia.
falsità fa parte della vita. Provate solo a pensare a quello che dite ai bambini, perché tanto non possono capire 'ste cose, allora gli devo raccontare qualcosa di finto, qualcosa di falso perché lo comprenda. È a fin di bene, certo, però è una falsità. È per fargli capir le cose, non gli posso dire come stanno veramente le cose, perché non le capisce, okay, però gli sto raccontando una bugia. Quindi, il caos, la falsità, come la verità e l'ordine, fanno parte dell'essere umano, sono sempre le 2 facce della stessa medaglia. Come in alto così in basso, come dentro così fuori. Come io creo caos e cosmo nella mia vita quotidiana, il caos e il cosmo di tutti quanti creano un caos e un cosmos a livello globale. Perché? Perché come dicevo prima, se da una parte c'è il caos, dall'altra ci deve essere l'ordine. Tutto si equilibra nell'universo, non c'è qualcosa che, è più da una parte o è più da un'altra. Significa che se io oggi vivo un momento di caos, significa che qualcun altro sta vivendo un momento di ordine. Se io vivo l'ordine, qualcun altro sta vivendo il caos. È che noi purtroppo ci focalizziamo solo e esclusivamente su noi stessi, esistiamo solo noi. Ci accorgiamo degli altri solo quando succedono delle cose globali, oppure quando gli altri sono strettamente collegati a O noi. quando succede a noi quello di cui si lamentava prima qualcun altro. E allora capiamo la Esatto. lamentela a quel punto. Dice: "Ah, però forse aveva ragione". C'era una Esa domanda Serena, Sì, penso scusa fosse Marco, per quindi io te. vorrei invece, invitarvi tutti quanti, come dicevo che è lo scopo di questa rubrica, a riflettere sempre sulla propria vita personale, che poi si ripercuote nel grande. Mh? Scusa Marco. Eccola, sempre la nostra Gabri. Serena, 5 che sensi intendi per i dell'azione, 5 quindi sensi dell'azione? sì, cosa sono i 5 sensi dell'azione? Allora, intanto quali sono i 5 sensi dell'informazione per chi magari non ha seguito puntate precedenti in cui li abbiamo accennati. 5 sensi dell'informazione sono i 5 sensi che noi conosciamo: vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Cosa succede? Sono gli strumenti che noi abbiamo per portare le informazioni esterne all'interno. Cosa succede? Queste informazioni vengono elaborate poi dal nostro cervello, però se vengono elaborate vuol dire che servono a qualcosa e quindi devono essere portate in azione rispetto a quello che noi abbiamo ricevuto dall'esterno. Mi spiego. Ricevo Pensavo che dicessi: un'informazione di "Serena, però per freddo. elaborarle bisogna avere un cervello". Beh, ce l'abbiam tutti. Poi che qualcuno lo ascolti oppure no, quello è un altro. C'è chi lo ascolta troppo a livello mentale, c'è chi proprio non lo ascolta, però insomma. Cosa accade? L'esempio che vi stavo facendo. Se mi arriva una informazione di freddo, devo fare un'azione, cioè coprirmi o spostarmi in un posto dove c'è più caldo, quindi devo fare un'azione. Quali sono questi 5 sensi dell'azione? La bocca per parlare, le mani per manifestare, le gambe per muoversi, per andare avanti, per, costruire il divenire. Sono i genitali per la procreazione, quindi la generazione, la creazione, perché voi sapete che l'energia sessuale non è fatta solo per procreare un altro essere umano, ma è l'energia base della creatività, se utilizzata nella maniera corretta ovviamente. E l'ultimo è l'ano che è per l'escrezione e che rappresenta il lasciare andare. Ecco, questi sono i 5 sensi dell'azione, detti ovviamente in maniera molto, molto sintetica.
C'è un'altra Cioè domanda. scusami, quelle informazioni che Fa arrivano dai apposta, sensi fa della finta che ha delle finito così io poi fai se ma sono gli scherzetti, ti metto alla prova. Quindi devono essere per forza elaborate queste informazioni per generare un'azione, un'evoluzione. Ricordiamoci che il movimento è evoluzione, quindi per evolvere c'è bisogno del caos, quindi di e arran andare a disgregare qualcosa di stabile. Scusa Marco. ma scusami tu. C'è un'altra domanda di Veronica: potremmo vedere il caos come padre dell'ordine? Certo, infatti prima abbiamo detto dal caos primordiale si crea un cosmo, quindi all'inizio c'è il caos, quindi è dal caos che poi si forma un cosmo. D'altronde ce lo dicono anche ce lo dice anche la scienza, cioè l'universo è in espansione, quindi significa che è in caos, non è Eh, fermo stabile. beh, però Quindi c'è sì, io anche chi direi dice sì. che la E madre d'altronde c'è cerca il un'altra padre non cosa, si sa. nella mitologia norrena, Loki è, che è sempre, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, il dio del caos, è uno dei 3 dei che creano l'umanità. E quindi significa che il caos è padre dell'ordine. Marco, scusa, stavi dicendo qualcosa. Eh no, che siccome si dice che la madre è certa, il padre è incerto, cioè a questo punto abbiam capito che è il padre. E la madre? Quella è In certa. realtà, secondo la mitologia norrena, l'umanità viene creata da 3 uomini. Loki, Odino e l'altro, scusatemi, non ricordo il nome. È comunque un dio principale proprio del Pantheon norreno. Non Però voglio adesso non sapere il ricordo il nome. seguito che mi Mm. non vo non si sa Ma mai. d'altronde, Marco, abbiamo visto anche nei film della Marvel, Laffy, che in teoria dovrebbe essere la madre di Loki, in realtà è diventato uomo. È maschio Laffy nei film della Marvel. De gustibus. Allora, Nel la senso ga che la mitologia norrena è molto, uh, posso considerarla incasinata. Ecco, questo molto sì. Ndokoyo Koyo praticamente. La Gabri ci chiede: "Ma se Odino rappresenta l'ordine, allora è figlio di Loki?" No, Odino è il padre degli dei, che comunque lui è figlio di Bor. Loki in realtà, come sappiamo, non è figlio di Odino come ci fanno vedere nei film della Marvel, ma è figlio appunto di Laffy e Farabauti. Quindi fanno parte di 2 mondi diversi. Poi questi 3 insieme creano l'umanità che poi andrà a popolare la Terra, Midgard. Mh, Quindi si molto mettono bene. insieme, non sono uno padre e figlio, in realtà sono allo stesso livello, mescolano l'ordine e il caos. Tra l'altro ricordiamoci che Odino in realtà rappresenta sia l'ordine che il caos, perché Odino è tutto e il contrario di tutto. Nella mitologia norrena Odino rappresenta il tutto. Quindi sia gli aspetti, per semplificare, positivi che negativi. Eh sì. E io volevo sfruttare anche qui questo spunto di Fabrizio. Questa è una società fondata sulla falsità. E anche qui è un po' come il discorso che facevo all'inizio del fare tutti i famosi riferimenti a quel famoso nuovo ordine mondiale con famiglie che governano da secoli, però son nuovo, cioè non si capi allora il vecchio ordine cioè sono quelle frasi che rischiano di, plasmarci e di plasmare le nostre idee. Perché dico questo? Se noi la analizziamo dicendola noi, e non è una critica, ma un invito all'analisi, questa è una società
fondata sulla falsità. Chi è la società? La società, fino a prova contraria, siamo io, Serena, Fabrizio e tutti gli altri che la compongono. E se è fondata sulla falsità, o come quando diciamo gli italiani sono tutti ladri, gli italiani sono tutti... Cioè, è sempre come sfidare la statistica in senso impossibile. Cioè, praticamente il 99,9% di quelli che mi stanno intorno sono tutti brutti, tranne ovviamente me, che ne prendo atto che sono tutti brutti e lo denuncio al popolo, al resto del popolo. E sono quelle convinzioni, ma non perché ovviamente invece viviamo nell'Eldorado, o perché sia una società perfetta, o perché ci siano esempi così frequenti di sincerità e umanità spiccata, per carità. Però anche convincersi che sia tutto in un modo è un modo di farsi del male. Cioè, se io parto da quella premessa che questa è una società fondata sulla falsità, allora non ho più né senso né motivo né di essere un cittadino, men che meno di essere un cittadino sovrano. Cosa mi interessa di essere un cittadino o un cittadino sovrano di una società che può avere solo ed esclusivamente falsità? Può essere solo ed esclusivamente votata perché fondata sulla falsità. Non avrebbe senso. La realtà è ovviamente sempre più complessa. Ovviamente ci sono persone, che poi sono tutti, che in funzione del momento contingente possono raccontare delle falsità, possono cercare di convincere un'altra persona o delle persone che una cosa vera sia falsa e viceversa. E la differenza, come sempre, cosa la fa? Non la società, ma quello che compone la società, che siamo fino a prova contraria ognuno di noi. È il classico caso della frase che tanto spesso mi è capitata di sentire negli anni, ma il movimento Roosevelt cosa fa su questa cosa? E dopo un po' la mia risposta fissa è: ma chi è sto movimento Roosevelt? Giusto per sapere, me lo presentate anche a me che almeno ci faccio una cena. E la realtà è che il movimento Roosevelt è solo un simbolo, è un marchio. Ma chi è il movimento Roosevelt? Siamo io, Serena e tanti altri. Quello è il movimento Roosevelt. Ma di suo non è che un essere senziente, non è una persona col quale poter colloquiare, men che meno un qualcosa che possa fare qualcosa. È un ombrello sotto il quale ci sono altre persone, ma non è che possa fare qualcosa. E anche il politico di turno, o come giustamente diceva Serena, Presidente della Repubblica, il re o chiunque esso sia, non è che viene estratto alla lotteria. Cioè, vuol dire che ognuno di quelli nella sua vita ha deciso, ha provato a raggiungere quell'obiettivo, quella carica. Io non so di quante persone che poi si lamentino a torto o a ragione di quel politico, di quel Presidente della Repubblica, si possa dire che ma io ci ho provato a fare proprio una carriera imbastita su quel percorso, ma purtroppissimo non ci sono riuscito. E quello a torto o a ragione è arrivato lì perché almeno ci ho provato. Cioè, poi ovvio la critica, ma la critica non deve diventare una convinzione, cioè non deve diventare un vero e proprio modo di essere, modo di vivere, perché toglie, e qui mi si gela un po' il sangue ormai visto il periodo, ma toglie la speranza, cioè che è Questa l'elemento. parola la dobbiamo reintegrare col suo Infatti, vero piano piano io mi significato. sforzo, faccio dei grossi respiri prima. Però la speranza è quello che in realtà tiene ogni essere umano in vita.
perché come abbiamo detto prima, non è che sia sempre il paradiso. E cosa fa sì che una persona decida di andare avanti nonostante le cose non gli vadano benissimo? La speranza. Cioè, la speranza che domani possa essere meglio di oggi. Questa speranza diventa vana quando si pensa che arriverà qualcuno che farà andare meglio le cose. No, cioè, purtroppo no. Questa idea messianica molto italiana purtroppo finora ha dato pessimi risultati, quindi un po' come il folle, e qui magari ci riaccodiamo al titolo della puntata, tra l'ordine e il caos, e abbiamo visto che l'ordine è avere una ripetizione, avere uno schema, avere delle cose precise, ma è anche vero che se io vado a dare una testata contro il muro e dico no, non è vero, adesso il muro si sposta e continuo e riprovo in ordine, ogni 5 secondi, proprio con una cadenza ordinatissima, ma questa viene definita follia. Cioè aspettarsi che ripetere una stessa azione produca un risultato diverso, a parità di condizioni, si chiama follia, che è in teoria l'archetipo stesso del caos, cioè è la quintessenza del caos, la follia. In realtà, proprio come abbiamo detto durante tutta la puntata, sono due facce della stessa medaglia. Un ordine portato all'estremo porta alla follia, che è la quintessenza del caos, e viceversa. Perché se ci fossero troppi folli, probabilmente qualcuno estremizzerebbe sull'ordine, perché non si può mica vivere che tutti sono matti, ognuno fa quello che vuole. E l'uno porta all'altro e l'altro porta all'uno, c'è niente da fare. Il punto è non vivere con però certe convinzioni facili, belle, semplici, ma che fanno male, cioè fanno veramente male a noi stessi in primis, già solo il fatto di ripeterle, che poi alla fine ci si convince di queste cose. E invece c'è tanto bello da vedere, anche se non sembra, ma c'è tanto bello da vedere. Infatti Marco, io volevo fare un appunto. Io vedo tanta verità. Dipende da quello su cui voi vi focalizzate. L'ho detto poco fa, falsità e verità fanno parte del fatto che noi siamo in un paradigma duale. E la prossima puntata la faremo proprio su verità e falsità, perché c'è anche qua un concetto sbagliato. Non significa che ciò che io penso sia vero in assoluto e gli altri invece stanno dicendo il falso. Cioè, quella è una mia convinzione. Ognuno di noi ha sempre una parziale verità, quindi anche una parziale falsità. Poi da qua possiamo aprire un'altra galassia di discorsi che non voglio aprire stasera perché è una serata dedicata a ordine e caos e non a verità e falsità. Però voglio chiudere, Marco, anzi prima di chiudere volevo rispondere sempre a Peaceful Brown. Allora, che dice? Domanda seria. Perché i fabiani vogliono una società caotica basata su falsità? Non l'ho ancora capito. Forse dovresti chiederlo a qualcuno che fa parte della Fabian Society. Perché se lo chiedi a noi possiamo fare solo ipotesi, in base a quello che abbiamo sentito dire, in base a quello che abbiamo visto scritto in determinati libri, ma forse se vuoi sapere la verità devi chiedere a loro. Non di certo Provo a a fare noi dove un'altra possiamo fare, domanda. perché ricordiamoci anche che se tu ascolti qualcuno che non è all'interno della Fabian Society, ti farà sempre solo delle ipotesi, in base a quello che è il suo percepito, le sue conoscenze, eccetera. Quindi è questo che io dico. Anche cercare quello che vogliono fare gli altri. Focalizzatevi su quello che volete fare voi. La vostra vita, perché è caotica? Ma pensateci, perché sono sempre gli altri a causare il caos? E forse magari ognuno di noi dovrebbe riflettere un po' più a fondo di come si comporta durante
la giornata. Se vogliamo un maggiore ordine, iniziamo dal nostro piccolo, non aspettiamo che siano gli altri, perché è lo stesso discorso che dicevo prima. Se un popolo vuole essere sovrano, deve partire ogni singolo cittadino ad essere sovrano. Non è che si parte, il popolo è sovrano, quindi il singolo cittadino lo diventa, ma è diventando il singolo cittadino che lo diventa il popolo. E noi invece tendiamo sempre a loro, loro, loro. Iniziamo a prenderci la responsabilità della nostra vita. Iniziamo a prenderci la responsabilità di ciò che di vero e falso facciamo noi nella nostra vita, di tutte quelle falsità di cui ci convinciamo siano invece vere, perché non accettiamo di avere torto. E allora troviamo qualsiasi modo purché quella verità combaci con quelle che sono le nostre credenze. Però questo è un altro aspetto che lascio in sospeso, perché potrebbe essere frainteso, trattato ovviamente in maniera così sintetizzata. Quindi vabbè, diamo Ma già sai, l'argomento della prossima puntata, Marco. tante volte basta cercare di ribaltare le cose. La domanda può essere anche pertinente, no? Domanda seria, perché i fabiani vogliono una società caotica basata sulla falsità. Va bene, poniamo che sia tutto corretto. Ora, questo gruppo è un gruppo di persone che evidentemente, per quello che è l'assunto della domanda, si è posto un obiettivo e fa qualcosa per perseguirlo, giusto o sbagliato che sia. La domanda che mi pongo io è: perché non c'è un altro gruppo altrettanto nutrito, numeroso, motivato, con altrettanti obiettivi uguali e contrari, che persegue questi obiettivi uguali e contrari? Però io faccio un'altra domanda, Cioè, è ovviamente quello il deve punto, essere. cioè anche ammettendo tutto l'assunto, che sia una congrega di persone nefaste, e perché allora poi non c'è una congrega di persone meravigliose? Se tutti noi ci decantiamo meravigliosi, siamo così tanti, dovremmo essere milioni di milioni. Cioè. Però Marco, io voglio fare un'altra domanda provocatoria. Se abbiamo detto che il caos serve per creare un nuovo ordine e che è quell'elemento che a volte ci fa fare quel passo finalmente per andare verso i nostri obiettivi, anche se indotto dall'esterno. La mia domanda è: siamo sempre convinti che il caos sia sempre qualcosa di negativo, anche se indotto dall'esterno? Punto di domanda, riferendomi a questi gruppi di cui tu hai parlato, è volutamente provocatoria, ma io vi lascerei un po' riflettere anche su su questo aspetto, perché noi tendiamo sempre a dividere tutto in bianco e nero, bene e male, eccetera, eccetera. Però, come dicevi tu prima, e tutte le infinite sfumature di grigi e di colori che ci sono tra il bianco e il nero, dove le lasciate? Il mondo non è bianco e nero, il mondo non è bene o male, vero e falso, ma è un'infinita sfumatura di qualsiasi, di un insieme di questi due aspetti. Quindi non dobbiamo continuamente pensare solo in due termini e basta. No, tu Qualcosa in chiusura, Marco? prova a immaginare, per chiudere, volendo fare una sorta di parallelo, di sillogismo, per quanto azzardato, ma tu immagina, qui è come appunto viene vista spesso la società, no? La quasi totalità che si lamenta e pochissimi che decidono la sorte dell'universo. Bene. Ma proviamo a immaginare se per esempio un fenomeno come quello della mafia, della criminalità o di altre cose vedessero come contrapposto una pletora di poliziotti, magistrati, politici e chi più ne ha più ne metta, che invece che fare qualcosa di proattivo per contrapporsi a questo fenomeno, passassero le giornate a parlare fra di loro e a lamentarsene. Cioè, ma questi qui sono mafiosi, non è giusto, rubano, uccidono, non è giusto, fanno schifo. Non si risolve così il problema. Cioè, è difficile che si risolva così il problema, o no?
a occhio, poi magari è il metodo migliore, però a occhio, secondo me, quelli continuano a fare il mestiere loro. Il problema a quel punto diventa che è di qui che si è smesso di fare il mestiere nostro. E allora a quel punto chi è il vero colpevole? Quello che sta facendo bene o male il suo mestiere o chi ha smesso di fare il suo? Cioè, mi rendo conto che sia azzardato, come sia anche abbastanza forte come esempio, come provocazione, ma io personalmente ho sempre avuto questa visione, l'ho forse detto anche molte volte, cioè nel gioco guardie e ladri, la guardia insegue il ladro e il ladro cerca di scappare dalla guardia. Non è che giochiamo a guardie e ladri, pronti via, io sono una guardia, vado dalla mamma e dico quello lì è un ladro. No, e pretendo che la mamma lo arresti. No, non funziona così, ognuno ha il suo ruolo. E allora, Ma soprattutto se diciamo che quell'altro ruolo ha acquisito così tanta potenza, e magari chiediamoci il motivo. Magari vuol dire che non è stato effettivamente bilanciato il peso delle due cose. mi viene anche da pensare, con questo ovviamente poi andiamo in chiusura, Marco, l'ordine anche si manifesta nella nostra vita con i loop. Cioè, quando noi andiamo in loop, mi succedono sempre le stesse cose, succede sempre a me. Quello è perché non siamo disposti ad accettare un po' di caos. E quello è l'ordine. È l'ordine proprio nella sua stabilizzazione. Il film The Truman Show, che lui ogni giorno fa sempre le stesse identiche cose, finché arriva un momento di caos che inizia a fargli capire che le cose stanno diversamente, ma deve passare dalla fase di caos. Un po' come Marco, visto che domani sera, insomma, in un'altra rubrica parleremo di questo film, il film Ricomincio da capo, per chi non l'ha visto lo consiglio, quello è proprio per chi vuole comprendere il caos e l'ordine, è proprio insomma il film perfetto. Non spoilerò niente per chi ovviamente non l'ha visto, però ve lo consiglio, ecco, se volete capire proprio questo aspetto di essere sempre nell'ordine, oppure di gestire una fase di caos che porta poi ad un nuovo ordine, però dobbiamo passare dal caos. Il caos è movimento, non è sempre solo confusione in senso negativo, è movimento e nel movimento c'è caos, c'è espansione, c'è evoluzione. Questo sempre per dire, non focalizzatevi sempre solo sui lati negativi, iniziate a focalizzarvi sui lati positivi. Abbiamo parlato tanto in questo mondo di falsità, vero, ripeto, vero, io sono la prima a dire che c'è falsità in questo mondo, ma quanta verità c'è? Perché non ci focalizziamo su quello? C'è del brutto, sì, ma quanto bello c'è? Cioè, io abito in mezzo campagna, ogni mattina mi alzo, vedo le margherite, vedo l'erba, vedo il mio cane che scodinzola, cioè i gatti che alla mattina mi vengono a svegliare perché hanno fame, cioè c'è il sole e mi meraviglio, c'è la pioggia, Ma no, devo andare in concentrati sui depressione, no, mi problemi. meraviglio anche di quello. Scusa Marco. Concentrati un po' sui problemi, sei tu che sbagli. Stare troppo attenta a questa cosa. Concentrati sui problemi, Solve pensa e a quello. coagula, solve e coagula. Se non solviamo il piombo, non possiamo coagulare l'oro. Beh, dai, vediamo se riusciamo a chiudere con questa chicca. L'immortalità è una cosa meravigliosa che è stata sempre ambita dall'uomo. Eppure se uno si va a rileggere, gli unici che ce l'hanno avuta teoricamente l'immortalità, che sono gli dei, il loro sogno più grande era quello di morire. Perché si stufavano, non ne potevano più. Diceva che fortuna che avete voi. Io continuo a vedere Magari gente che anche qua, muore. Marco,
diamo lo spunto, guardatevi la terza stagione di Lucifer, Per dove si esempio. parla di questo aspetto. Esatto, esatto. Ognuno vuole quello che non ha. Il Ecco punto è vedere perché è se fa serena. qualcosa per ottenerlo. Siate sereni anche voi. Poi la Gabri mi chiede se ho visto Doctor Strange, non ancora Gabri, è uscito da troppo poco, non mi sono ancora organizzata in merito e non voglio nessuna spoilerata, infatti non sto andando in nessun sito, in Ma nessun come? blog Non hai dove si visto che fa. Ti ammazzo. quando finisce che Non lo voglio sapere, non voglio sapere nulla, so solo che è collegato sicuramente a Spider-Man, è collegato alla serie di Loki ed è collegato alla serie di Hawkeye, quindi questo insomma quello che, oltre che di WandaVision, perché giustamente c'è anche lei nel film, insomma, ecco, questa è l'unica cosa che so. E che il finale della prima serie di Loki ha un qualcosa di molto importante, ha un aspetto molto importante che verrà poi richiamato. Questo è quello che ho letto, ma non voglio sapere altro. Ecco. Comunque, chiediamo anche un contributo, viste le volte che l'abbiamo citato, all'azienda farmaceutica che produce Loki, viste quante No. volte l'abbiamo citato nelle ultime 2 quanta pubblicità occulta abbiamo fatto, che ci faccia pervenire un aiuto, anche una confezione gratuita, cioè per quando viene tutto Diciamo che favorevole. la Marvel è riuscita a darci un Loki un po' diverso rispetto a quello che ci racconta, insomma, la mitologia. Quindi ce l'ha fatto Quello tende anche a fargli venire vedere i nel mal di suo... testa. Cosa? Quello tende a fargli venire i mal di testa, quello della Ma infatti Marvel. agli altri L'altro viene il li fa mal di passare. testa. Agli altri viene. Agli Avengers viene il mal di testa quando arriva Loki. Appunto. No, è per quello che mi rivolgevo all'azienda farmaceutica e non alla Marvel, perché appunto già di mal di testa ce n'è a sufficienza. Esatto. Bene, Siamo Marco, arrivati. siamo giunti anche stasera alla fine di questa per me bellissima puntata, spero anche per tutti voi. Come sempre, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella se volete essere aggiornati su ogni nostra rubrica. Io vi do appuntamento a martedì prossimo allora con questo argomento sulla verità e la falsità, così insomma spoileriamo già l'argomento per la prossima volta. Marco, a te la chiusura. E basta, ne ho già fatte 3, direi che basta, dai. Direi che ho torturato a sufficienza i nostri amici, dai. Direi che possiamo chiudere così e ci vediamo sicuramente martedì prossimo, poi vabbè ci saranno durante tutta la settimana le altre interviste che abbiamo già fatto e quelle che faremo, e poi domenica si chiude come sempre con Carpe Oro Racconta. Non penso di esserci io questa domenica, appunto come anticipato, ma ci sarà una sorpresa, una lieta sorpresa probabilmente. Esatto. Allora, beh, insomma, attendiamo di vedere questa sorpresa di domenica, allora. Assolutamente sì. Allora, buona serata a tutti, grazie di cuore, insomma, per essere stati con noi anche questa sera. Buonanotte Marco, e Buonanotte Serena. sigla.